Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati su Taromantic. Allora, bentornati nello spazio di consapevolezza dedicato allo yoga sciamanico. Oggi facciamo un rituale bellissimo, un rituale sciamanico molto potente dedicato al provare piacere. Provare piacere, sì, perché il piacere è la condizione d'estasi attraverso cui noi possiamo veramente attingere alla vera conoscenza. Allora, da dove nasce questo video? Questa mattina ho battuto le carte e ho chiesto cosa servisse al mondo in questo momento, no? Che tipo di opera potevo fare per essere più utile possibile. Allora, sono uscite queste tre carte. È uscito il 10 di bastoni, il 10 di spade e il matto. Quindi ho capito che il video che dovevo fare era inerente al far sciogliere tutti i pesi relativi a quel dolore, no? Anche il senso di come approcciamo al dolore per rinascere nel matto, per rinascere nella bellezza del bambino, del fanciullo, della leggerezza che si contrappone alla pesantezza dei 10 di bastoni e di tutte le gabbie mentali che ti fanno appesantire, no? E allora questa è la scena che ci hanno mostrato gli spiriti degli arcani. E allora, come diceva Jim Stillman, l'anima mette sulla scena della vita vivendo un mito, cioè le immagini che servono per ricordarsi di sé. Quindi il 10 di bastoni, il 10 di spade, il matto, l'anima ci sta mostrando in questa giornata il cammino verso la terra del piacere con la consapevolezza. Cioè mettendo attenzione al piacere di ogni cosa, tu puoi raggiungere conoscenza e consapevolezza. Qua ogni bastone è un ricordo, no, che chiede di sciogliersi nella linfa della presenza. Il 10 di spade è la resa totale, la mente trafitta, nuda, che non ha più appigli. E questa è la notte in cui il dolore si rivela maestro. E in quella resa ciò che sembrava fine diventa conoscenza. L'intelligenza del cuore che nasce proprio nel punto in cui l'ego muore. E poi quando tutto questo accade, cosa succede? Il matto. L'archetipo del piacere, dell'innocenza ritrovata. Il matto non ha una meta. Il matto è proprio colui che è già arrivato, è l'archetipo del piacere, no? È lo spirito che scopre di non dover più capire, di non dover più, ma solo sentire. E così comprendiamo che il piacere è vera conoscenza. Allora c'è una frase bellissima di Naropa, straordinaria, che mi è venuta in mente quando ho visto questa sequenza di carte. Naropa diceva: come il ferro penetrato dall'elisir non torna alla natura del ferro, così la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. Il piacere è la sostanza che unisce mente e corpo, spirito e materia, è l'elisir che trasforma la percezione stessa della vita. Allora oggi attraverso questi archetipi andiamo a compiere il rito della liberazione. Lasciamo che il peso diventi radice, che la morte diventi luce e che la leggerezza del matto ci riporti alla nostra vera natura, che è quella di spiriti liberi che conoscono Dio attraverso il piacere di esistere. E quindi oggi vi porto nella terra del piacere. Andiamo a fare questo meraviglioso rituale in cui non dovrete fare altro che godere. Lo faremo attraverso innestando dei mantra. Alcuni di voi già conoscono questi mantra perché li abbiamo fatti nel video Magia Pratica, non mi ricordo mo qual è il numero, in uno dei Magia Pratica abbiamo messo questi mantra. Allora, il dolore è relativo a come si muove, a come percepisci l'energia muovere dentro di te. Il dolore è solo un modo ancora incompleto di percepire il movimento dell'energia. Questo è il senso. Cioè è la vibrazione che non abbiamo ancora accolto con amore. Questo è il dolore. La musica del cosmo che il corpo non ha ancora imparato a danzare. Questo lo percepiamo come dolore. E quando l'energia si apre e si lascia attraversare dal respiro, il dolore si trasforma in piacere e il piacere diventa conoscenza. Perché conoscere nella via sciamanica non è un atto mentale, ma è un'esperienza del corpo, un sentire profondo che rivela l'anima vera della materia. E quindi
la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. Così oggi permettiamo che il piacere ci penetri come luce nelle cellule, come canto che risveglia la memoria originaria del corpo. E quindi ogni respiro sarà un'offerta, ogni suono un mantra che apre lo spazio alla nuova frequenza. Mentre i tarocchi oggi ci hanno parlato, lasciamo che le loro immagini si fondano con la nostra carne, che ogni archetipo diventi energia viva nelle vene. Oggi entriamo nella terra del piacere, non per fuggire dal dolore, ma per trasformarlo in sapienza sensoriale, perché solo attraverso il sentire possiamo giungere alla conoscenza iniziatica vera. Ok? Abbiamo alle nostre spalle Afrodite, Venere, abbiamo Kali, Shakti, abbiamo l'albero della vita che ci accompagnano e quindi ragazze mie, ragazzi, prepariamoci, iniziamo a sciogliere tutto questo peso, iniziamo a interpretare le cose in modo diverso, da una prospettiva più ampia, più mitica e più poetica. Allora vi chiedo di preparare la vostra cappa magica, qui, che può essere uno scialle, una sciarpa, qualsiasi cosa che ricordi l'abbraccio del vostro spirito guida, del vostro amante mistico. Prepariamo la vostra cappa magica. Ci avvolgiamo con la nostra cappa magica e entriamo nella foresta immaginale e poi ci metteremo sotto il nostro albero migliore amico per realizzare questo rituale potentissimo del piacere. Allora, con la nostra cappa magica iniziamo a basculare per entrare nella foresta immaginale, dove tutto è possibile, è il luogo psichico all'interno del quale tutto diventa possibile. Allora, basculiamo, come già sapete, inalo dal naso in 2 fasi successive ed esalo dalla bocca, come i cagnolini, no? Che fanno... Allora, basculiamo, me lo metto così per farvi vedere. Facciamo ruotare bene la schiena. Bene. Mettiamo nel Lotus Mudra una credenza limitante. Il Lotus Mudra è in questo modo, le punte dei pollici che si toccano e i mignoli che si toccano, mettiamo nel loto, qua dentro, una credenza limitante o un comportamento, qualsiasi cosa vogliamo offrire allo spirito. È importante sacrificare qualcosa per accedere alla foresta immaginale, perché poi saranno gli spiriti che ti aiuteranno nella realizzazione di tutti i tuoi obiettivi. E quindi l'offerta, il sacrificio rituale è fondamentale. Possiamo sacrificare una credenza limitante, la credenza di non essere abbastanza capaci in qualcosa, la credenza di non essere abbastanza bella, abbastanza bello, una credenza, la credenza di essere malati anche, la credenza stessa di credere nella morte, perché è una credenza nella mente la morte. E quindi offriamo una credenza allo spirito. La mettiamo nel Lotus Mudra, guardiamo la nostra credenza all'interno del loto, all'altezza del cuore, lo mettiamo così all'altezza del cuore. Poi inaliamo, la portiamo verso l'alto e apriamo le braccia. E la offriamo esalando. Mettiamo le mani giunte in preghiera davanti al torace, chiudiamo gli occhi, immaginiamo la nostra meravigliosa foresta immaginale fatta di animali fantastici, piante fantastiche, spiriti, entità, unicorni, tutto quello che volete. La immaginiamo lì davanti a noi e chiediamo alla foresta immaginale il permesso di entrare. Facciamo un inchino chiedendo il permesso di entrare. E quando il permesso ci viene accordato facciamo un passo avanti
ed entriamo nella nostra foresta immaginale dove tutto è possibile e ci muoviamo come cavalli. Mettiamo le mani in questo modo, una variante del cavallo, e respiriamo sempre con il respiro di fuoco che serve a bruciare tutti i pensieri della mente. Allora, e ci dirigiamo verso l'albero migliore amico, il nostro albero migliore amico, dove andremo a praticare il rituale sciamanico potentissimo. Siamo arrivati sotto il nostro albero miglior amico. A questo punto ci sediamo sotto il nostro albero miglior amico, ci mettiamo in posizione meditativa o a gambe incrociate, come più preferite, o a gambe incrociate, o posizione del loto, vi faccio vedere, o a gambe incrociate in questo modo, o posizione del loto in questo modo, così, o mezzo loto in questo modo. Se avete proprio difficoltà a stare in gambe incrociate nel loto, potete mettere la schiena ben dritta sul muro in questo modo qui. Però se avete proprio difficoltà, altrimenti provateci, ok? Schiena ben dritta al muro, la schiena deve essere in una posizione nobile e le mani sulle cosce, ok? Ok, allora, adesso ragazze mie e ragazzi, vi guiderò, non vedrete più l'immagine della mia foresta immaginale dietro, vi guiderò in questo rituale potentissimo. Andiamo a innestare dei mantra potentissimi per innalzare la frequenza del piacere e realizzare un'opera alchemica grandiosa, ok? Quindi mettetevi in questo modo, accendete una candela. I mantra che utilizzerò sono estratti dal libro Un minuto al giorno della mia maestra Selene Canoni Williams e sono i mantra relativi alla terra del piacere. Ok? Utilizzeremo gran parte di questi mantra contenuti nella terra del piacere per veicolare il messaggio alle cellule e realizzare un'opera alchemica grandiosa. Quindi accendete una candela, mettetevi, vabbè, lo dovevate fare già prima, accendere una candela, non l'ho detto perché per molte veterane ormai lo sanno già. E prepariamoci al nostro rituale del piacere, della terra del piacere. Adesso ti guiderò nella realizzazione del piacere in moto, quel piacere che via via che lo sperimenterai non sarai più suscettibile dalle fluttuazioni della vita e quel piacere che riscopri nel corpo e nella natura. Ti chiedo di mantenere la posizione meditativa, mettiti in una posizione regale che esprimi nobiltà e regalità e chiudi gli occhi. Metti le mani, la mano destra sopra la mano sinistra, le mani in grembo con le punte dei pollici che si toccano. Chiudi gli occhi. Questo rituale che andiamo a fare si chiama la terra del piacere ed è tra le pratiche dello yoga sciamanico tantrico che fa riferimento ai grandi insegnamenti del grande Naropa, il quale nel Kalachakatantra afferma: come il ferro penetrato dall'elisir non torna alla natura di ferro, così la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. Per provare piacere non è sufficiente essere in contatto con qualcosa di piacevole, perché se per esempio ascoltiamo una musica piacevole,
però siamo depressi, non proviamo piacere. E così vale lo stesso per il dolore, cioè è la modalità con cui ci relazioniamo all'energia e ai suoi mutamenti che ci fa provare dolore o piacere. E questo dipende da diversi fattori e ce ne occuperemo proprio adesso. Allora, osserva la tua postura. Come ti trovi in questo momento? Sei a tuo agio? C'è qualcosa fuori posto? Senti tutta la tua colonna vertebrale. Devi sentire proprio la colonna vertebrale, che è la tua spada di luce. Senti proprio la colonna vertebrale. Il piacere non è assenza di dolore, ma è liberare i sensi dai filtri della mente e guidare l'esperienza al di là di attrazione-repulsione. E andare oltre la mente razionale, che è paura, che è controllo, a mezzo della fede. E come lo fai? Respirando più forte. L'ossigeno infatti è una metafora della fede. Respirare di più significa infatti avere più fede. Ora medita respirando in modo più profondo e da un respiro spontaneo, quello che stavi facendo fino a questo momento, trasforma il tuo respiro con un ritmo circolare. La respirazione circolare è la più profonda e potente che tu riesci a fare. È quella che veicola il massimo quantitativo d'aria attraverso il corpo nel minor tempo possibile. Rimani sempre nei limiti della piacevolezza, ma respira più forte. Adesso scrivi sulla Citakasha, dietro l'occhio della mente, sulla fronte, con il pensiero, il mantra Dum Dum Rayai. Dum Dum Rayai. A caratteri d'oro, la lettera D, la lettera H, la lettera U, la lettera M, Dum, e ancora la lettera D, la lettera H, la lettera U, la lettera M, Dum, e ancora la lettera R, la lettera A, la lettera Y, la lettera A e la lettera I, Rai. Dum Dum Rayai, Dum Dum Rayai, Dum Dum Rayai. Allora ripeti Dum ad ogni inalazione e Dum Rai ad ogni esalazione. Dum Rayai, 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 Dum Rayai, Rayai. Continua a respirare e a ripetere.
E man mano che respiri sempre più forte, senti che hai sempre più fede. Senti che hai sempre più fede. Tu, rai, ai, 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 tu, rai, ai. Hai sempre più fede, hai sempre più fede. Continua a pronunciare il mantra anche dentro solo la tua testa. La fede è piacere, perché la fede ti permette di darti totalmente, di abbandonarti, di lasciarti andare. La fede è piacere. Respira. La fede è ossigeno, che è al di là della mente razionale, che invece è paura e controllo. Il respiro profondo ti porta al di là della mente. Respira e ripeti solo mentalmente il mantra Tum Tum Rai Ai, solo mentalmente. Respira. Piacere è fermarsi a contemplare la bellezza. Continua a respirare. Continua a respirare. Piacere è fermarsi a contemplare la bellezza. La bellezza è la danzatrice dei cieli, che ripara le ferite dell'anima con la polvere d'oro dell'estasi. Osservando la bellezza di una scena naturale, come di un fiore, per esempio, tu puoi provare piacere. E adesso sdraiati sulla schiena nella posizione a stella. Sdraiati sulla schiena. Braccia e gambe leggermente divaricate. La posizione a stella. Continua la tua respirazione profonda e contempla tutto ciò che di bello hai visto nella tua vita e che ricordi. Continua a contemplare tutta la bellezza possibile. Continua la tua respirazione profonda. Contempla tutto ciò che di bello tu abbia mai visto e che ricordi. La bellezza di un fiore, il sorriso di tuo padre o di tua madre, di tua nonna, di tuo nonno, il mare, una cascata o un'opera d'arte o la tua stessa casa. Contempla la bellezza dovunque riesci a vederla. E ripeti adesso mentalmente il mantra Amaterasu o Omikami. Scrivi questo mantra sulla fronte adesso. Amaterasu o Omikami. A M A T E R A S U
O, O, M, I, K, A, M, I, Amaterasu o Omikami. Scriviti questo mantra sulla fronte e ripetilo. Amaterasu o Omikami. Amaterasu è la dea del sole nello shintoismo giapponese, che è una religione sciamanica, animista. Amaterasu è la dea del sole che fa risplendere la bellezza nei cuori. Ripeti mentalmente il mantra e contempla la bellezza che hai visto nella tua vita, consapevole del fatto che contemplare la bellezza è provare piacere. Amaterasu o Omikami, ripetilo solo nella tua mente e senti il piacere che cresce in tutte le cellule del tuo corpo. Amaterasu o Omikami. Il piacere è sorridere alle tue emozioni. Il piacere è sorridere alle tue emozioni. Ora girati sul fianco sinistro e mettiti nella posizione fetale. Tieni le ginocchia un po' piegate, rannicchiati sul fianco sinistro nella posizione fetale. Piacere è sorridere alle tue emozioni. Tu non sei solo. Tu non sei sola. Le tue emozioni sono spiriti, sono dei, sono dee. Sono spiriti che sono inviati dai tuoi antenati, dagli alberi, dalla natura. Non esiste un'emozione come negativa o positiva. Tutte le nostre emozioni sono spiriti in festa che ci invitano alla danza. E allora medita sulle tue emozioni. E adesso dalla posizione dove ti trovi in questo momento, dal lato sinistro, puoi portarti in piedi, alzati in piedi, respirando profondamente. Adesso respirando profondamente puoi danzare, danza, e adesso danza. Con movimenti liberi e profondi, fai una danza libera, muovi il tuo corpo. Medita danzando, muoviti lentamente, dolcemente, liberamente e canta il mantra
bole bole tum tum, 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 bole bole tum tum. Questo mantra sciamanico riecheggia il suono del tamburo. Scrivilo sulla fronte. B O L E, B O L E, T U M, T U M. Bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. Danza, liberati, lasciati andare in una danza tribale, sorridi a tutte le tue emozioni. Danza e sorridi a tutte le tue emozioni.
Adesso ci sediamo nuovamente nella postura a gambe incrociate e facciamo un ultimo grande sorriso alle nostre emozioni, qualunque esse siano, tutte le nostre emozioni. Facciamo un grande sorriso. Sorridiamo alle nostre emozioni. E ci rendiamo conto che chi vive a contatto con la natura è più felice. Piacere è entrare nel bosco dove le fate osservano i passi di tutti, conoscono i sentieri e si travestono di farfalle. E per dialogare con le farfalle adesso canta il mantra Bole bole ram hum tum tum, bole bole ram hum tum tum. Scrivilo sulla fronte. Bole bole ram hum tum tum. B O L E bole. B O L E bole. R A M ram. H U M hum. T U M tum. T U M tum. Bole bole ram hum tum 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 tum. E danza con le mani, seduto come ti trovi adesso, a gambe incrociate, fai la danza delle mani e delle braccia, contemplando la natura. Bole bole ram hum tum tum, bole bole ram hum tum tum, danza con le mani e con le braccia. Bole bole ram hum tum tum, stai danzando con le fate, con la natura. Bole bole ram hum tum tum, bole bole ram hum tum tum.
e nel piacere di chi ascolta il corpo, entrando simultaneamente nella pancia e nel cuore, e non si fa influenzare dal brusio del mondo, permanendo nella calma e nella forza dell'amore per ogni cellula, ogni movimento delle viscere, ogni respiro della natura. Medita ora, visualizzando i tuoi organi dall'interno, riprendendo mentalmente il mantra Gauri Gandhari, Gauri Gandhari. Scrivilo sulla fronte, Gauri Gandhari. Bisbiglia questo mantra nella tua mente. G-A-U-R-I, Gauri, G-A-N-D-H-A-R-I, Gandhari, Gauri Gandhari. Entra nel corpo e nel piacere colui che ascolta il corpo, entrando simultaneamente nella pancia e nel cuore, e non si fa influenzare dal brusio del mondo, permanendo nella calma e nella forza dell'amore per ogni cellula. Gauri Gandhari, entra nel corpo, Gauri Gandhari, l'amore per il corpo, l'amore per gli organi, l'amore per ogni cellula. Tutto questo produce piacere. Stai nel piacere. E adesso sdraiati di nuovo nella posizione a stella, con le braccia e le gambe leggermente divaricate. Provare piacere e lasciarsi andare senza sforzo, con la consapevolezza di essere protetti. I tuoi avi hanno agito pensando a te, perciò non temere, hai grandi protettori guerrieri che sanno cosa deve essere fatto e ti aiutano a compierlo. E allora evoca la forza della tua stirpe. Evoca la forza della tua stirpe. Piacere
e lasciarsi andare e affidarsi. Affidati alla tua stirpe, ai tuoi antenati, che sanno cosa deve essere fatto. Stai sdraiato adesso, abbandonati ed evoca la forza della stirpe e ripeti mentalmente: sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Ripetilo solo nella mente. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Lasciati andare al piacere. Lasciati andare al piacere. Lasciati andare al piacere. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. E adesso metti la mano sinistra sul chakra del cuore, la destra sopra la sinistra. Abbandonati, lasciati andare completamente. Prendi ferma risoluzione di vivere la vita nel piacere, perché il piacere è anche conoscenza e libertà. Io prendo ferma risoluzione di vivere la mia vita nel piacere, andando al di là di attrazione e repulsione. Io prendo ferma risoluzione di vivere la mia vita nel piacere, andando al di là di attrazione e repulsione. Il piacere è contemplare la bellezza. Amaterasu o omikami. Il piacere è sorridere alle proprie emozioni. Bole bole tum tum. Il piacere è vivere a contatto con la natura. Bole bole ram hum tum tum. Il piacere è ascoltare attentamente il nostro corpo. Gauri Gandhari. Gauri Gandhari.
E adesso, piano piano ti puoi riprendere. Stira bene il tuo corpo come se ti fossi svegliata e svegliato da un lungo sonno rigeneratore. Abbiamo fatto una grande opera alchemica. Abbiamo evocato la forza della stirpe e della natura affinché tu possa godere di un piacere immoto che non è più influenzabile dalle fluttuazioni della vita e godere attimo dopo attimo in un eterno presente di puro piacere, forza, conoscenza e bellezza. Puoi riaprire gli occhi se non li hai già aperti e noi ci ritroviamo. Eccoci qua, ragazzi e miei ragazzi, com'è andata? Abbiamo fatto un grandissimo rituale oggi. Ogni volta che tornerà un'ombra, ricordati che il dolore è solo e soltanto energia che chiede un nome nuovo. Guardala, questa energia, respirala e lascia che si trasformi nel miele della conoscenza. La mente che ha conosciuto il piacere non torna più indietro perché ha visto la verità. Che la materia è spirito condensato, che il corpo è tempio e che la terra stessa è un essere che gode di esistere. Adesso poggia le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra, e ripeti come un mantra: io vivo la terra del piacere. In me la conoscenza è gioia. In me la luce scorre e crea. Il rituale sciamanico che abbiamo fatto oggi ha lavorato potentemente nelle profondità del tuo essere, realizzando nelle ore, nei giorni e nei mesi e negli anni a seguire la grande opera. Adesso senti che ogni tuo gesto, da questo momento in poi, sarà un atto d'amore, un rito di piacere che illumina il mondo. Il cerchio è chiuso, la terra del piacere adesso ti riconosce e tu sei spirito libero. Sei spirito libero che puoi tornare alla vita con il grande segreto che hai conosciuto. Ossia, la conoscenza non si pensa, si gode. E adesso mettiamo le mani giunte a preghiera. Dedichiamo i meriti sprigionati dalla nostra pratica spirituale a qualcosa o a qualcuno. Puoi dedicarli a una persona che è in difficoltà o alla flora o alla fauna del luogo in cui abiti, o ai tuoi avi o ai tuoi antenati, affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma nel caso degli antenati. Facciamo un inchino, inchiniamoci davanti alla foresta immaginale, ringraziandola per averci ospitato, con la consapevolezza di poterla ritrovare in qualsiasi momento. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, ode, un inno ad Afrodite, a Venere, dea del piacere, della bellezza. Potete farla in qualsiasi momento perché ha già iniziato a lavorare nelle viscere questo potente rito sciamanico. Ogni volta che lo sentite, ripetetelo perché si manifesterà in questo modo la grande opera. Date continuità alla grande opera. Detto questo, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!